Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Dacia Jogger 1000 GPL, in questa versione qui che è la versione intermedia, quindi non è l'Extreme quella più accessoriata, ma quella una via di mezzo, dopo andremo a vedere gli accessori che ha. È un 1000 3 cilindri a GPL 100 cavalli, stesso motore che ho io della mia Captur, con 6 marce. Quest'auto è di Simone, un mio amico che non riusciamo a combinare gli orari di lavoro, diciamo così, e quindi lui mi ha detto: Lorenzo, provala, vedi, e io ti riferisco come mi sono trovato e quali sono i pregi e i difetti di quest'auto e li racconti te. Quindi fate conto che lui sia qui e che mi sta raccontando, però ve lo racconto io. Bene, allora Simone ha preso quest'auto e vi dico l'ha pagata 19.700 euro, quindi un ottimo prezzo per un'auto così grande. È un'auto che, allora, fino a qui sembra la Dacia Sandero. Da qui in poi diventa una Sandero, diciamo così, station wagon, ma per me è una Dacia Sandero sia station wagon che anche monovolume che anche SUV. Vi dico che anche SUV perché, come vedete, ha comunque qua delle plastiche che possiamo anche prendere sassini, cose del genere, e ha una buona altezza da terra, quindi possiamo anche utilizzarla un po' nello sterrato oppure per andare a fare delle strade di ghiaia, eccetera. E allo stesso tempo guardate com'è spaziosa e alta. Allora vi dico questo perché ha un bagagliaio veramente enorme e farò uno speciale solo per il bagagliaio, perché secondo me merita la pena di fare un video solo per lo spazio che ha. È un'auto, come vi dicevo, economica, perché come vi dicevo l'ha pagata 19.700 euro, che trovatemi un'auto così grande, perché 4,55 m, così spaziosa, in questo caso qua è un 5 posti ma esiste anche 7 posti, a GPL, quindi ci permette di risparmiare. È un 1000, ma comunque va molto molto bene. In caso dopo andiamo a fare una prova su strada e vi faccio vedere come va. L'auto ha questi fari qui che sono le posizioni a LED, gli abbaglianti sono sempre a LED, i fari abbaglianti sono alogeni e anche la freccia è alogena. In più, in questo caso qua, abbiamo anche dei fendinebbia, sempre alogeni. Quindi è un bel frontale, bello aggressivo, ma qua ricorda tantissimo la Sandero, che ho già fatto la recensione, solo che è molto più grande, quello sì. Abbiamo delle barre portatutto, che vedete qui sopra, e queste barre qui girano anche di 90 gradi, in modo da mettere poi delle biciclette o il portabagagli, quello che vi serve. Ha già i vetri oscurati, anche già la versione, diciamo così, intermedia, bella da vedere così, poi nera con i fari, con tutti i vetri oscurati, è interessante. Poi girando attorno, io arrivo qui dietro e per me questo è un monovolume, cioè è un posteriore di un monovolume, molto grande anche. Perché, vabbè, bello con i vetri oscurati e nero, torno a ripetere. Poi con la scritta Espertone nera così è ancora più bella. E adesso vi faccio vedere il bagagliaio perché è una cosa impressionante. Allora, dovete far conto che questa è la versione a 5 posti, la 7 posti ha 2 sedili che possiamo togliere. Vedete qui abbiamo una tendina morbida, non una tendina fissa. Adesso io la riavvolgo e guardate quanto grande è. Cioè adesso vi faccio vedere perché io qua posso salirci tranquillamente. E anche come altezza, guardate, posso stare tranquillamente. Immaginate quante valigie possono stare in questo bagagliaio qua, perché è enorme, poco da fare. Allora, in questo caso, adesso vi faccio vedere un attimo così, non abbiamo il rottino di scorta, i sedili si possono rovesciare, ma torno a ripetere, farò un video solo per il bagagliaio, perché merita. Eccolo qui. Allora, richiudiamo il nostro bagagliaio. Eccolo qua. I fari dietro sono tutti alogeni, non c'è niente a LED, sono fari comunque freccia, retronebbia, retromarcia, tutti comunque anabbaglianti. E poi questa è la linea sua, con la scritta qui Dacia Jogger, eccola qua, per riconoscerla, il Duster aveva la scritta Duster, ed è interessante. Bene, quindi quest'auto può piacere, può non piacere, ma in fatto di spazio e di bagagliaio e di utilizzo, perché stiamo parlando di un'auto sotto i 20.000 euro, con tutto, addirittura anche Android Auto e Apple CarPlay senza fili, cose che non troviamo neanche su SUV di 70-80.000 euro,
E quello non manca niente. Voglio un'auto pratica, voglio un'auto che posso utilizzarla senza spendere tanto, e poi anche il discorso del GPL, perché dopo andiamo a vedere i consumi, siamo intorno ai 10 km con 1 litro di GPL, quindi a 70 centesimi, a differenza della benzina che costa 1,60 euro, diciamo che a costo è come se facessi 22-23 con 1 litro di benzina. A costo sto parlando, non è che l'auto fa 22-23 con 1 litro di GPL. Bene, quindi adesso andiamo a vedere un attimo gli interni e parliamo un po' di come sono fatti. Bene, adesso provo a salire dietro, quindi apro la mia porta che si apre, come vedete, cioè, è spalancata, non aperta, e qua mi siedo dietro. Allora, nella versione Extreme qui abbiamo anche dei tavolini che possono girare, in questo caso qua non ce li abbiamo. Il sedile davanti è impostato sulla mia altezza e guardate quanto spazio ho. Sedili belli comodi, ho le maniglie per appendermi, cosa che su altre auto non ci sono, e ho visto ad esempio anche l'altro giorno abbiamo fatto un viaggio, mia mamma cercava di appendersi ma non c'era da nessuna parte. Purtroppo le stanno togliendo e non si sa come mai. Abbiamo anche qui la plafoniera che illumina il dietro, quindi siamo illuminati. Abbiamo una presa 12 volt qui sotto, non abbiamo le bocchette dell'aria, perché in questo caso non abbiamo le bocchette dell'aria ed è un peccato, perché immagino quelli della terza fila quando c'è la versione a 7 posti, è una mancanza. Comunque i sedili sono sempre come ben profilati qui, abbiamo questa piega qui per vedere meglio il retromarcia, sono belli rigidi e comodi, posso regolarmi qui l'altezza e star ben appoggiato, di spazio ne ho in altezza a voglia, e questi sono sempre ribaltabili. Quindi per il resto, sì, non ci sono plastiche di qualità, perché comunque sono tutte plastiche rigide, facile da pulire, ma questa per me è un'auto pratica, un'auto da famiglia, per chi ha bambini, per chi vuole pulire velocemente la stoffa, i sedili, le plastiche e tutto quanto. Quindi è un'auto per viaggiare e per essere in tanti. Poi per il resto mi sembra tutto ok. Bene, andiamo a vedere davanti adesso. Eccoci qua, quindi siamo seduti al volante della nostra auto, spazio in abbondanza, c'è questa discesa qui che appunto comunque guardo e vedo benissimo in ogni angolazione, dietro è lunga perché è molto lunga, e manca la retrocamera in questa versione qua, ma nella versione Extreme c'è, e secondo me sarebbe utile averla soprattutto quando faccio retromarcia con un bagagliaio del genere che è molto molto grande. Non abbiamo il climatizzatore automatico perché abbiamo il climatizzatore manuale, quindi non abbiamo le impostazioni con la temperatura. Qui abbiamo comunque il climatizzatore, la regolazione della temperatura, la ventola e la posizione dove metterla. La chiave va lasciata qui perché è una chiave keyless, quindi entro dentro e lei si apre. E poi che dire, bella questa stoffa qui, infatti anche mia moglie è salita e ha detto oh bella questa rifinitura qua, abbiamo tutta plastica rigida e questa stoffa qua che va magari a richiamare e impreziosire un po' gli interni. Poi abbiamo il nostro schermo da 10 pollici, già con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, molto interessante. Abbiamo i tasti replicati qua, poi qui abbiamo il solito satellite delle Dacia e di Renault, che io lo trovo comodo, sarà perché ho sempre avuto Renault e quindi mi trovo molto bene avere questi tasti qua, tanti lo criticano, ma secondo me è una cosa interessante. Adesso accendo un attimo l'auto, così giro il volante. Avete visto, basta premere il tasto Start and Stop qui sotto, secondo me messo un po' troppo basso e infossato qua dentro. L'avrei preferito qua sopra. E questo è il nostro contachilometri, che dopo in caso se andiamo a fare un giro vi faccio vedere com'è. Vedete, lancette sia per il contachilometri che anche per il contagiri, scusate, e per il contachilometri. Allora, a voi piace l'analogico o piace più il digitale? E qui è come dire avere uno smartwatch, ok? Ma non è mai come un orologio a lancette. Per me le lancette qua, ok, non potrò cambiare la grafica, non potrò fare molti schermi come posso fare in quelle digitali, però sono comodi, li capisci al volo, cioè butti l'occhio e sai già dove sei, a che velocità stai andando e come sta girando il motore. Boh, per me, io resto ancora per l'analogico questo qua. Poi abbiamo i comandi al volante, vedete qui per il cruise control che non è adattativo, e la regolazione della velocità. Abbiamo qui per fare le chiamate
e anche per i comandi vocali, e quindi anche qua logo Dacia è a posto, quindi non manca niente. Una cosa che ho visto a differenza della Captur è che hanno integrato il comando del GPL direttamente qua, quindi non abbiamo più il tastino con il LED, ma possiamo vedere direttamente qua nel nostro cruscotto quant'è il GPL e il serbatoio. Bella questa cosa qua. Allora, l'auto ha più di 2 anni, ok? Abbiamo 34.000 km e comunque vediamo che come usura è ancora perfetta. Qui è dove si utilizza di più, abbiamo i 4 finestrini elettrici, abbiamo i comandi per gli specchietti retrovisori, tutto a posto, e qua abbiamo il blocco dei finestrini. La nostra maniglia qua anche non si è rovinata proprio per niente, guardate. Cioè non vedo segni di usura che possiamo dire ah ma la Dacia non ha qualità sui materiali. Qui sono passati 2 anni e ancora tutto perfetto. Poi magari la rifaremo fra un anno e vedere come va. Abbiamo le alette parasole con lo specchietto, non c'è una luce che illumina, ma quello non c'è neanche su altre auto. Questa è una plafoniera centrale per vedere il nostro specchietto, e vista da dietro, eccola qua, per quello che dicevo per la retrocamera, guardate quanto lunga è, vista dal posto guida. Quindi fai retromarcia e dici wow, è lunga, avrò degli ostacoli dietro? Non lo so, e per quello che dicevo. Comunque i sensori di parcheggio, quindi se ci sono degli ostacoli vi suona. Il sedile, come vedete, è ancora perfetto. Simone lo usa, ha anche un cagnolino da portare in giro, in più anche sempre in compagnia di qualcuno, e quindi non ha problemi. Il sedile vedo che è molto molto ben fatto. Ecco qua sotto abbiamo il nostro ripostiglio dove mettere tutti i nostri accessori, e abbiamo già il freno di stazionamento che è elettrico. E adesso vi faccio vedere anche tutti i vani che ci sono qua. Cambio a 6 marce con retrocamera, e qui come vedete abbiamo il freno a mano. Spazio ce n'è in abbondanza, sia per tasche sia per accessori che per tutto quello che riguarda. Volevo farvi vedere un attimo impostazioni del veicolo. Vedete che ha già la frenata attiva, quindi ha già la telecamerina che fa l'assistenza alla guida. Acceso. E qua abbiamo blocco automatico, sportelli in marcia, funzioni tasto viva voce, blocco avvicinamento, chiusura allontanamento, eccetera. Quindi non manca niente e siamo su un'auto sotto i 20.000 euro. Integrazione smartphone, come vedete abbiamo lo smartphone che può essere con Android Auto in questo caso, quindi anche lì bene. Abbiamo la radio, multimedia, ok, nessun dispositivo connesso, telefono, impostazione del veicolo, frenata che avevamo visto prima, setting, e qui non so come mai è in inglese e non in italiano questa cosa. Qui abbiamo l'audio, display, luminosità, eccetera, dispositivi, gestione dei dispositivi che sono tutti i cellulari che noi andiamo a mettere, sistema, lingua, orologio, impostazione predefinita, eccetera. Quindi secondo me per quello che serve un'auto queste ce le ha tutte, non gli manca veramente niente. Qua lo start and stop, abbiamo la funzione eco, quindi va a tagliare un po' di cavalli però consuma anche meno, doppie frecce e il blocco delle porte. Che ne dite? Bene signori, quindi proviamo a partire con la nostra Jogger. Le chiavi sono qui, non serve inserire dentro da nessuna parte come vedete. E adesso cosa facciamo? Accendiamo l'auto, schiacciamo la frizione, start. L'auto si accende sempre a benzina comunque, abbassiamo un po' la ventola e adesso è già passato a GPL. Non so se vedete qui sotto c'è una spia con scritto LPG e abbiamo il nostro GPL. Quindi mettiamo la nostra prima, il freno a mano si toglie da solo e via. Allora, quest'auto ha 6 marce a differenza della mia Captur che ne ha 5, e già noto che la prima è molto più corta e veloce, non è affatto male. Adesso andiamo, facciamo un piccolo giretto. Adesso qui siamo su un parcheggio privato, giriamo attorno, volante bello morbido. Ecco, la prima cosa che noto è che con un passo così lungo, per dar spazio all'interno, nelle curve si sente che il passo è molto lungo e quindi tende un po' a stringere il posteriore.
Per il resto bene. Adesso ci fermiamo, allora facciamo la partenza. Il motore si sente un po' dentro in abitacolo, comunque sì, mi accorgo subito però delle marce che sono molto più corte della Captur, quello sì, e forse la sesta marcia ha dato la possibilità di togliere, appunto di accorciare le marce, le prime marce che servono appunto per ripresa. Bene, prende bene, sì, sempre il motorino, i 3 cilindri qua va molto bene, poi per chi lo critica, non lo so, c'è un 1000, 3 cilindri, 100 cavalli, lei va bene anche su un'auto così grande, perché comunque 4,55 m di auto, guardate, non si può dire che non va. Siamo già a 90 all'ora, siamo in quarta, quinta, ecco, siamo in quinta, 90 all'ora, 2500 giri, 2006, c'è anche qui, devo fare un sorpasso, vado, non c'è nessun problema, ecco. Metto la sesta di riposo, ecco, tra la seconda e la quinta, cioè scusate, tra la sesta e la quinta c'è tanta differenza, si sente proprio che la sesta è una marcia di riposo, cioè una marcia che arriviamo lì per far riposare l'auto e per consumare meno. Comunque guardate, la media dei consumi è 10,6 litri per 100 km, quindi abbiamo una media di 10 con un litro di GPL, 9,5 mettiamola così, però stiamo andando a GPL che costa meno della metà della benzina, è buono. Adesso 90 all'ora, 2000 giri. Adesso vediamo se riesco a cambiare il quadrante. Adesso qui, ecco, adesso io ad esempio ho un trattore davanti, voglio superarlo, mi butto fuori in quinta e lui va come, cioè, dai, non si può dire che questo motore va male. Questo motore è un gran bel motore, anche a GPL, forse va meglio a GPL che se non a benzina. Adesso ci dobbiamo fermare che c'è un semaforo. Voglio capire se parte lo start and stop, perché ad esempio nella mia Captur a volte va, a volte no. Vediamo se riusciamo a fermarci. Eccoci qua, ci sono dei lavori in corso e adesso noi ci fermiamo. Voglio vedere se parte lo start and stop. Freno, mollo la frizione e lui è partito. Quindi adesso vedete, silenzio assoluto. Siamo fermi allo stop, adesso riparti e via. Buono, start e stop funziona molto bene. Eccoci qua. Allora, ho ricevuto alcune domande sulla prova della mia Captur a GPL, dove mi è stato chiesto come va nell'extraurbano e quali sono i consumi. Scusate, nelle strade urbane. E io posso dire che nelle strade urbane lo start and stop, che funziona molto bene, e comunque un motorino che va bene, con le belle riprese, soprattutto questo qua che ha 6 marce, i consumi siamo intorno agli 11 km per un litro di GPL. Parlo sempre di GPL e non di benzina. Quindi adesso volevo vedere un attimo qua i consumi istantanei, se c'erano. Non c'è il consumo istantaneo, c'è la temperatura dell'acqua, sono i chilometri orari, pressione pneumatici e basta. Ok, forse cambiando qua, ok, abbiamo media GPL, autonomia GPL 380 km, distanza GPL 9160, quindi la media che abbiamo lì è una media dei consumi dopo 9100 km, ok? Velocità media 44,8, ok. L'auto ha 34.000 km, ok. E la media, come vedete, dei consumi è 10,6 che vi dicevo prima. Beh, che dire, il motore va bene, adesso proviamo a fare una quarta, cioè vedete come va. Oh, l'auto va molto bene. Questo motore qua, torno a ripetere, questo motore qua dovete provarlo prima di criticarlo, perché questo motore va.
Bene signori, torniamo al quartier generale e facciamo le conclusioni di quest'auto che è bella, spaziosa, consuma poco, è un'auto che secondo me rende. Eccoci qua, quindi siamo tornati dal nostro piccolo... Abbiamo fatto una piccola prova, ecco così, 5-6 minuti di corsa, abbiamo visto che il motore comunque va bene, le accelerazioni ci sono, i 6 marce servono, perché questa marcia in più, a differenza della mia Captur, mi dà più prestazioni in partenza. Lo start e stop va bene, i consumi avete visto intorno ai 10 km con 1 litro di GPL, non è male per un'auto così grande e pesante. Quindi che dire, io ringrazio Simone per avermi dato la possibilità di fare questo video. Purtroppo non è potuto venire, come vi ho detto, e niente, io lo ringrazio ancora. E questi sono dati reali, dati che io vi ho portato di un cliente che la utilizza da 2 anni e dopo 34.000 km. Quindi questi sono dati che sono reali. Quindi se vi dicono, ah, la mia auto fa 30 con 1 litro, non è vero. Questi sono i consumi che ritrovo anch'io sulla mia Captur, un po' più alti, cioè consumo un po' meno, però per il resto va benissimo. Gran motore. Punto, io non dico altro. Signori, grazie a tutti, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, che non costa nulla, basta premere il tasto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Torno a ripetere, farò un video solo per il bagagliaio che magari vi lascio il link in descrizione così potete andare a vedere. Grazie a tutti, arrivederci.